Nell'estate del 1997 il NOAA americano, il National Oceanic and Atmospheric Administration, registrò un suono sottomarino ad una frequenza estremamente bassa, che venne da quel momento conosciuto con il nome di bloop. Il suono fu registrato e captato più volte vicino a delle coordinate specifiche, 50 gradi sud, 100 gradi ovest, al largo della costa sud-occidentale del Sud America, da idrofoni, quindi da microfoni sottomarini autonomi che si trovano appunto nell'Oceano Pacifico equatoriale, gestiti dal SOSUS, l'equipaggiamento della US Navy originariamente progettato per rilevare sottomarini nemici, soprattutto sovietici. Quando fu annunciata la scoperta di questa curiosa anomalia sottomarina, le parole del portavoce del NOAA furono alquanto emblematiche. Eccole qui. Salì rapidamente in frequenza nell'arco di circa un minuto e fu sufficientemente forte da poter essere captato da molteplici sensori fino ad un raggio di 5.000 km. È insolito che un suono venga registrato da tutti i sensori che abbiamo sparso in giro, dichiarò appunto Bob Ziak, responsabile del programma acustico del NOAA. Ma aggiunse anche che una nave o una balena che emettono un suono nell'oceano non sono sufficientemente potenti da venire registrati in tutto il Pacifico, ma questo suono è stato registrato da diversi idrofoni attirando la nostra attenzione come qualcosa di unico. Queste le sue parole. Fin da subito l'evento riscosse un profondo interesse ovviamente nella comunità scientifica e lo stesso Christopher Fox, sempre del NOAA, affermò pubblicamente che non si trattava di un suono di origine artificiale, né che potesse essere associato ad eventi geologici sottomarini. Fox affermò alla CNN che il bloop era il verso di una creatura vivente. Ovviamente questo ha fatto esplodere una quantità di ipotesi a riguardo enorme, come potete immaginare. Il problema sostanziale è il fatto che se realmente dovessimo associarlo al verso di un animale, il bloop dovrebbe appartenere ad un organismo molto più grande della balenottera azzurra, che ad oggi è l'animale più grande del nostro pianeta Terra. Altri studiosi del NOAA Advanced Program hanno poco tempo dopo ridimensionato questa scoperta, affermando che il suono fosse in realtà generato dal distacco delle calotte glaciali antartiche, in quanto il profilo sonoro di questi ultimi era molto simile a quello del bloop. A tutt'oggi questa è la spiegazione ufficiale che viene data quando si solleva appunto la questione del bloop. Ma qualcosa sembra non tornare e molte domande soprattutto rimangono ancora senza risposta. Come potrete immaginare, questa spiegazione non è bastata inoltre a risolvere il mistero, anche perché dopo quella prima rilevazione lo stesso suono è stato captato in numerose occasioni in altre parti del pianeta. Un altro suono rimasto ancora oggi senza spiegazione balzò ad esempio alle cronache dei giornali canadesi nel 2016 e fu identificato in una regione remota dell'Artico. Il tutto avveniva tra Furia e Hecla, tra l'isola di Baffin e la penisola di Melville, in prossimità di Nunavut, a circa 120 km dal villaggio di Igloolik, una delle principali zone di caccia per gli Inuit sia in estate che in inverno, una zona molto ricca di animali e di pesci. Le autorità canadesi, che si erano interessate ovviamente all'evento, inviarono un proprio aereo militare per cercare di capire e soprattutto comprendere le possibili cause di questo fenomeno, di questo suono, ma ovviamente senza alcun risultato. Ciò che fu possibile però apprendere è che i suoni sembravano provenire dal fondo marino.
e la vicina comunità Inuit, composta da circa 31.000 individui dislocati su un'area di 1.750.000 km², quindi quasi 6 volte l'Italia, dichiarò che in quello stesso anno la popolazione di pesci nella zona, così come quella delle foche, aveva registrato il suo minimo da molti decenni. Cosa e quale fosse l'origine di questi eventi rimane ancora oggi un mistero, ma si è subito notata la somiglianza con il caso antartico, nonché la possibile correlazione con qualche specie marina sconosciuta. Ricordiamo poi che il bloop non è l'unico suono anomalo, se così si può dire, registrato negli ultimi decenni nei fondali oceanici, e nulla vieta che nei suoi più profondi recessi possano ancora oggi nascondersi animali e forme di vita del tutto ignote o che risalgono anche ad un passato estremamente remoto, nonché di dimensioni veramente ragguardevoli. Uno tra tanti e già noto è il ben noto Architeuthis dux, denominato anche calamaro gigante, di cui conosciamo veramente poco. Considerate che i primi filmati dell'Architeuthis risalgono a neanche una decina di anni fa e che si è iniziato a studiarlo in vivo solo da pochi anni. In questo caso sappiamo che il calamaro gigante vive a grandissime profondità e l'esemplare più grande ad oggi ritrovato aveva con i tentacoli un'estensione di ben 18 metri. Ma nulla esclude, anzi gli studi sembrerebbero dimostrarlo, che possano esistere esemplari ancora più grandi. Altrettanto dicasi per il calamaro colossale, detto anche Mesonicotheutis hamiltoni, parente stretto del calamaro gigante e rinvenuto negli stomaci di svariati capodogli. Anche in questo caso la grandezza media degli esemplari fino ad oggi trovati ci parlano di un essere che dovrebbe raggiungere la lunghezza di 14 metri, ma negli stadi giovanili, mentre non si ha la minima idea delle reali dimensioni che un esemplare adulto potrebbe raggiungere. Difficile quindi trarre delle conclusioni? Il NOAA ritiene oggi che il bloop sia dovuto al distacco di ghiacciai antartici. La scienza ufficiale nega la possibile esistenza di animali o criptidi di enormi dimensioni. Possiamo solo ricordare però che fino alla fine dell'Ottocento anche il calamaro gigante rimaneva un mito leggendario dei navigatori dei secoli precedenti, ma le carcasse che si iniziò a trovare e soprattutto a documentare già dall'Ottocento dimostrarono inesorabilmente la sua esistenza. Esistono realmente animali di enormi dimensioni nei fondali oceanici? Non lo possiamo affermare con certezza, ma certamente non lo possiamo neanche negare, visto che il nostro pianeta è ricoperto per il 71% da acqua e conosciamo solo il 19% di quello che si trova al suo interno. Forse allora qualcosa di curioso o strano potrebbe realmente ancora nascondersi là sotto. Aggiungiamo poi al nostro elenco un'altra serie di suoni ad oggi del tutto sconosciuti, che nel corso degli ultimi decenni sono stati sentiti, o per meglio dire registrati, dai principali istituti oceanografici al mondo, nonché dai militari. Parliamo e stiamo parlando di suoni che sono di pubblico dominio. Ecco un elenco dei principali. Upsweep è un suono udito dal Pacific Marine Environmental Laboratory, una stazione del NOAA, nel mese di agosto del 1991. Si tratta di una lunga serie di suoni a banda stretta, ciascuno di diversi secondi di durata. Il livello della sorgente è abbastanza alto affinché possano essere registrati in tutto il Pacifico. Il suono sembrerebbe essere stagionale e i suoi picchi in genere avvengono in primavera e in autunno, ma non è chiaro se ciò sia dovuto a dei cambiamenti della fonte o dell'ambiente di propagazione. La sorgente può essere approssimativamente situata a 54 gradi sud, 140 gradi ovest, vicino ad una zona in costante eruzione vulcanica, ma la sua vera origine non è stata ancora scoperta. Dopo il 1991 Upsweep ha diminuito la sua intensità e la sua costanza, però viene tuttora registrato dal NOAA.
Whistle è un altro suono sconosciuto rilevato il 7 luglio del 97 da un idrofono autonomo del NOAA situato sempre nell'Oceano Pacifico, alle coordinate di 8 gradi nord, 110 gradi ovest. Nessun altro idrofono del NOAA ha registrato però lo stesso suono. Giulia è un altro suono registrato dal 1 marzo 1999, sempre nell'Oceano Pacifico equatoriale e sempre dal NOAA, che lo attribuisce probabilmente ad un iceberg gigantesco incagliatosi sulle coste dell'Antartide. Ovviamente si tratta in questi casi di ipotesi, di attribuzioni ipotetiche sulla loro origine, perché non ne abbiamo la minima conoscenza né certezza. Questo suono non identificato è durato 15 secondi ed è stato abbastanza forte da essere rilevato da tutte le postazioni del SOSUS della Marina Militare americana. A causa dell'incertezza sulla posizione dell'azimuth, il punto di origine del suono sottomarino è stato identificato genericamente tra lo stretto di Bransfield e Capo Adare. Bioduck è invece un altro suono, il soprannome dato a un altro suono misterioso registrato nell'oceano, simile allo starnazzare di una papera, e che è stato appunto identificato per la prima volta in mare aperto da alcuni sottomarini già dagli anni 60. È stato registrato più volte intorno alle coste dell'Australia, in particolare presso Perth Canyon. Questi suoni sono della durata compresa tra gli 1,6 e i 3,1 secondi e, come dicevo, vennero inizialmente rilevati da sottomarini della classe Oberon, sintonizzati su frequenze che andavano dai 50 ai 300 Hz. Si verificavano più volte al giorno, dall'inverno fino all'ottobre successivo, e poi si assottigliavano però verso dicembre. Dopo svariate ricerche, nel 2014 è stata finalmente annunciata la scoperta della sorgente sonora del Bioduck, che, secondo gli studiosi, non sarebbe altro che una balenottera minore antartica, e il suono non consisterebbe altro che in alcune sue vocalizzazioni. Anche se rimangono tuttora un mistero, queste sembrano essere prodotte vicino alla superficie dell'acqua prima dell'immersione nelle acque profonde di questi animali. Infine, un caso abbastanza certo, quasi sicuro, è quella che è stata chiamata la balena 52 Hz, che è un esemplare unico nel suo genere di balena, che canta però emettendo suoni alla peculiare frequenza appunto di 52 Hz, molto maggiore rispetto alle frequenze che caratterizzano la vocalizzazione tipica della maggior parte delle balene. Pare essere il solo esemplare a comunicare in questo modo ed è quindi stata descritta come la balena più solitaria del mondo. Fu ascoltata per la prima volta nel 1989 da una squadra del Woods Hole Oceanographic Institution e poi successivamente osservata di nuovo nel 1990 e nel 91. Nel 92, a seguito della fine della Guerra Fredda, la Marina Militare degli Stati Uniti d'America rese parzialmente pubbliche le registrazioni e le specifiche tecniche del sistema antisommergibile SOSUS, che avevano permesso appunto di identificare e registrare anche questo suono, come alcuni di quelli che abbiamo citato precedentemente, permettendone quindi anche l'uso per le ricerche oceanografiche. Grazie a questo la squadra, che a quel tempo era guidata da William Watkins e poi successivamente fu guidata da Mary Ann Deher, ha potuto individuare l'animale ogni anno tra il 92 e il 2004.
Quindi, traendo un po' le conclusioni, se ad alcuni di questi suoni si è riusciti forse a dare una spiegazione, molti di questi rimangono ancora però senza risposta e forse solo il tempo potrà chiarire e fornire un quadro coerente ad una natura che deve essere ancora, almeno per quanto mi riguarda, totalmente scoperta. Possiamo credere davvero che qualche animale misterioso si aggiri negli abissi oceanici lontano da occhi indiscreti? Forse. Per quanto possa sembrare fantascienza, ricordo ancora come il 70% dei nostri oceani sia ancora inesplorato e come, nonostante la nostra grande supponenza e direi anche arroganza, l'uomo abbia iniziato da pochissimi decenni a indagare seriamente e profondamente anche i misteri dei mari. Solo il futuro potrà fornirci qualche risposta.